Master indubbiamente ricchi di storia, sono dei diverini ben fatti, ne parlo spesso, ne ho parlato, ho il Fuel Loom, quello bianco, insomma quello con il quadrante che si illumina in collezione, anche se mi piace parecchio anche il blu con il gommone blu, e dei diver eccezionali. E secondo me il diver perfetto per il papà che si lancia in immersione col fucile con il figlio. Sai, quell'orologio proprio che ti ricordi, questo è l'orologio di papà, ci siamo fatti le estati con questo orologio qui. Sì. E dico questo perché io ce l'ho un orologio di papà, l'orologio dell'estate di papà, e quando sugli scogli ci lanciavamo con il fucile per andare a caccia di polpi e ne prendevamo di polpi, ed era un Casio DW3000, l'orologio di papà, insomma quello che toglieva e che poggiava sugli scogli quando dovevamo svestirci, insomma, no? togliere le pinne, la maschera. Sono quegli orologi facili che però poi magari lasciano dei bei ricordi. Pericoloso usare l'Explorer 21-42-70, il 39 mm al mare? È pericoloso? Ma assolutamente no, purché sia in buone condizioni. Magari gli hai fatto una prova impermeabilità se ha qualche anno, ma è un 100 metri, ti ci puoi lanciare dallo yacht. Ce l'hai uno yacht? Film preferito? Molto significativo. Preferito credo che sia Interstellar, per quanto insomma riconosca tutti i suoi limiti, però è una bella storia. E poi dietro c'è Thorne, c'è Nolan, insomma non poteva che essere un bel film. Ce ne sono tanti altri, soprattutto di Scorsese, però Interstellar lo riguardo volentieri. Molto significativo invece ero piccolo quando vidi per la prima volta Papà ho trovato un amico, non ricordo il titolo originale, con come si chiama? McCaughey, il bambino di Mamma ho perso l'aereo. Quel film mi ha toccato molto. Un motivo per non comprare il nuovo Tudor Black Bay 41 Chiera Rossa? Bella domanda, ma un motivo c'è: risparmiare per il prossimo Rolex. Nuovo GMT Pepsi, Jubilee oppure Oyster? Preferirei Oyster ma satinato, ma Rolex non vuole. Io l'ho provato tutto satinato, mettendoci semplicemente il bracciale di un sub, sebbene la clasp fosse troppo lunga. Devo dire però che non mi ha convinto alla fine, perché il ceramica rispetto ai 5 cifre è più prezioso e meno tool. Quindi la maglia centrale lucida in realtà ci sta. Detto questo però sceglierei Jubilee, è più distintivo, più particolare, è un po' la novità del Pepsi ed è sempre piaciuto tanto sul Pepsi, quindi secondo me non sbagli, Jubilee senza paura, vai. Ciao, vorrei prendere un Rolex Datejust 16014, che cosa ne pensi? Che cosa ne penso? È un ottimo Datejust ed è anche il giusto compromesso secondo me tra prezzo e modernità, perché non è un vero vintage, non è un moderno, costa il giusto, siamo attorno ai 4.500 euro oggi, forse anche 5.000, però difficilmente si compra un Rolex, un buon Rolex con un budget inferiore, quindi lo ritengo un'ottima alternativa. Qual è lo sportivo da avere con 3.000 euro? La risposta è abbastanza complicata, perché 3.000 euro è un buon budget che consente di acquistare sia nel nuovo sia nell'usato. Per esempio nell'usato, spendendo meno, si prende un Bulgari Diagono cinturino in caucciù molto bello. Nel nuovo si può pensare per esempio a Longines Spirit o ancora a Tudor, non necessariamente gli sportivi professionali, anche un Black Bay 36 che è tutto in acciaio e che è un ottimo orologio sportivo, perché insomma sicuramente non può essere un orologio elegante.
Non è semplice, come al solito è uno di quei budget con cui bisogna andare in gioielleria e provare un po' di roba. C'è anche Bell & Ross, per esempio, di cui molto poco si parla, ma che spesso realizza degli ottimi orologi, anche non necessariamente quadrati. Cosa ne penso del Gerald Charles Sport? Vale il prezzo? Beh, è un orologio che mi piace molto, è molto esclusivo, al polso praticamente non l'ho visto a nessuno ancora, costicchia, non so tecnicamente quanto si possa dire che vale o meno il prezzo, indubbiamente però è un orologio che mi piace molto e credo che li spenderei quei soldi per un Gerald Charles Sport, quello sì. Ecco, questa è la solita domanda che spesso mi fate ma che non può avere una risposta. Io capisco che molto spesso, soprattutto tra neofiti, si possa credere che un orologio vale tot, ma non funziona così. Innanzitutto bisogna valutare quali sono le condizioni di questo orologio, qual è il quadrante, dal colore alla coevità, il corredo, se la scatola è buona o meno, perché girano tantissime fake, bisogna vedere la garanzia. Quindi dire 16234, quindi un Rolex Datejust, scatola e garanzia del 1998 non vuol dire nulla, a meno che tu non voglia una valutazione di un orologio perfetto in quelle condizioni. Allora siamo attorno ai 7.000-7.500 euro, forse qualcosina in più, ma il tuo com'è? Diver da donna sotto i 40 mm ce ne sono diversi, e tra i più conosciuti e blasonati sicuramente possiamo dire Omega Seamaster e Rolex Yachtmaster, che lo fanno da 37, mentre il Seamaster, se non ricordo male, è un 36, ma lo Yachtmaster per esempio lo fanno anche da 35, se non mi sbaglio fanno anche una misura ancora più piccola. Sì, purtroppo è normale, e succede anche a chi ha un sogno che magari rincorre per anni, per 10 anni o anche di più, fino a raggiungerlo e accorgersi che anche quello non lo appaga e passare subito al prossimo grail cosiddetto. E purtroppo è normale, fino a quando poi magari ti appassioni a qualcos'altro. Beh, sono due orologi molto diversi, lo Scafograph 300 e il ZRC 300 sono veramente agli antipodi. Uno è un diver con anima vintage che richiama dei modelli del passato, come anche lo ZRC, ma appunto con quest'anima vintage. Lo ZRC è un orologio ultra moderno nelle sue forme, è molto particolare. Lo scrivi anche tu, sono molto diversi, non si può scegliere tra uno e l'altro. Se ti piacciono entrambi, credo che a quel punto dovresti averli entrambi. Cosa ne penso dell'Oris 65 bronzo e acciaio? Non è un orologio che mi ha mai convinto, un po' perché il bronzo sugli orologi non mi piace il fatto che viri, che si scurisce, che sembra a volte oro o addirittura oro rosa, se non oro rosso, e purtroppo è solo bronzo, e quindi non mi piace, insomma, non l'ho mai preso in considerazione. Unito all'acciaio non è male, però anche lì sembra un acciaio oro, quando invece è bronzo che finisce per scurirsi, per prendere patina, ed è una cosa, insomma, che non mi piace granché, quindi non è un orologio che prendo in considerazione. I Rolex non seguono delle procedure standard per far tornare la ghiera come nuova, o comunque tu dici per far tornare un orologio a seguito di una lucidatura fatta in Rolex come nuovo, no? Come quando lo acquisti da Rolex. Beh, chiaramente non ci sono notizie ufficiali e io non ne conosco in tal senso. La cosa strana però è che per esperienza personale posso dirti che non hanno una procedura standard per la lucidatura degli orologi. Ci sono alcuni concessionari che hanno il laboratorio interno, altri concessionari che spediscono a Milano o in Svizzera,
Credo che chiaramente i tecnici qualificati Rolex abbiano tutti la stessa formazione, nonostante questo però pare non ci sia una procedura standard che faccia tornare l'orologio come nuovo appena acquistato, eppure si tratta sempre di Rolex. Bella domanda, e purtroppo sembra essere così. Come sempre dipende un po' da chi sei, da quale concessionario vai, a chi ti rivolgi, da che acquisti fai, da che referenza chiedi. Le cose sono molto variabili. Per esempio gli Omega Seamaster Acquaterra colorati sono molto meno disponibili e ci sono delle liste di attesa. Per l'Omega Speedmaster alcune volte è necessario mettersi in lista d'attesa perché non sempre sono tutti disponibili. C'è stato un periodo, ormai un paio d'anni fa, in cui le liste d'attesa erano lunghe come quelle Rolex. Dipende dal rapporto soprattutto che c'è con il concessionario, quindi l'unica come sempre è entrare e chiedere. Prossimo acquisto, un diver tra Doxa e Sin, considerando blasone e storicità della Maison. Sarò impopolare, ma a me Sin proprio non mi piace, non ce la faccio. Non mi piacciono questi orologi sabbiati, così tecnici. Non discuto insomma la qualità dell'orologio, sono semplicemente gusti personali, però Sin in particolare è una Maison che proprio non riesco a capire. Poi in futuro chissà. Cosa ne pensi di Zenith Rainbow? Cosa ne penso? Che è uno spettacolo bellissimo. Credo anche il mio Zenith preferito in assoluto, anche sopra il Primero Original e tutti gli altri, a parte forse l'A386 Verdone, che è una bestia, uno spettacolo. Il Rainbow, per quanto non sia un orologio modernissimo, è quello che mi piace di più in generale, come linee e come colori anche. Su cosa investiresti 5.000 euro? Allora, il termine è sbagliato, io non investirei 5.000 euro. Mi puoi chiedere che bell'orologio mi regalerei con 5.000 euro e mi puoi chiedere anche che orologio mi regalerei che mantenga il suo valore, insomma, per non rischiare di perdere 5.000 euro, che sono bei soldi. Beh, in quel caso le scelte sono tante, dipende da tanti fattori, dipende da che cosa cerchi. Ci sono gli sportivi, c'è Omega, c'è Rolex, c'è Nomos, c'è qualche glassutta anche. Le opzioni sono infinite. Se invece mi stai davvero chiedendo su cosa investirei 5.000 euro per comprare un orologio che si rivaluti, hai sbagliato. Mi sa che non hai visto il mercato degli ultimi 2 anni. È così pericoloso che quei 5.000 euro è meglio che te li tieni in tasca.